attraversiamo la secca qua, andiamo subito verso San Felice, così poi costeggiamo Marina Vecchia e ce la vediamo. E a Marina Vecchia c'è un localino, riusciamo a sbarcare, dai. Troviamo qualcosa. Bene, bene. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day. Queste barche dietro a me, invece, molto interessanti, sono le houseboat. E ve lo dico perché potrebbe essere qualcosa di veramente particolare e nuovo per voi. Houseboat, il che vuol dire che voi potete affittarle con i vostri amici, soprattutto si portano senza patente. Partire qua da Chioggia sono veramente spaziose, se pensate a quanto è grande la mia barca, e queste sono praticamente il triplo di stazza, quindi potete dormire, mangiare, potete uscire dall'isola di San Felice, il forte praticamente dove c'è la bocca di porto, e andare fuori per esempio all'Isola Verde, mettere questa barca in rada col fondo piatto, dormire lì, mangiare lì, vivere lì e stare lì una notte. Un collega? Ce ne sono un paio. Praticamente questo qui si è fatto una canoa, ma con le pale. Eh sì. Hai visto? Sì. Una canoa aperta con il timone e con tutto. Quando visitiamo una città o siamo solo di passaggio per un viaggio, ci sono dei luoghi che imprimiamo nella nostra memoria. Ho l'impressione che in natura esistano dei posti prestabiliti che il nostro cervello registra nei reconditi cassetti della propria mente. E tutto questo a noi complessi esseri umani succede con i profumi, con i colori, con certe canzoni, con la musica. E quando veniamo colti da questa misteriosa sensazione, l'eterna domanda è quella se abbiamo già vissuto quel momento, o se l'abbiamo vissuto magari in un sogno, o in un altro tempo quando eravamo più piccini, quasi a farci capire l'immensa correlazione che esiste tra i sogni e la realtà. Così, in quei momenti dove mi trovo sul mare, quella sottile linea di confine diventa ancora più impercettibile. E ai miei occhi sembra tutto un po' più chiaro, un po' più leggero. Se è vero che siamo fatti della stessa materia dei sogni, allora è in questo momento che ne percepisco la ragione. Immerso in questa realtà antica che sembra Venezia, ma non dimentichiamo che è un'estensione di Venezia, cioè probabilmente addirittura Chioggia è stata popolata addirittura prima di Venezia. Adesso non vorrei dire un'eresia, ma da qua, diciamo, non trattandosi proprio di un'isola così distaccata dalla terra come Venezia, collegata da quel lungo ponte, probabilmente è stata popolata anche prima. È stata popolata prima Chioggia di Venezia, vero? Come? È stata popolata prima Chioggia di Venezia, vero? Certo. Vedete? Sapevo di non sbagliare. Sai Giorgio, molti dicono che Chioggia è la piccola Venezia. Sì, è la piccola Venezia, però stavo dicendo... Ma in tanti anni ho coniato questo, tutti lo stanno copiando anche, no? Che è sempre detto, ma come può essere Chioggia la piccola Venezia? Sarà Venezia la grande Chioggia. Esatto. Visto che Chioggia è più vecchia, Sì. ed è stata creata prima. Ed è anche tanto bella. E adesso ci troviamo appunto dall'altra parte. Hai notato che non c'è bricola senza gabbiano? Oddio, una ogni tanto. Questo l'ho notato da quando vengo qua a Chioggia. Dalla mia piccola paloma notavo che ogni bricola custodisce un gabbiano. Ogni bricola a Chioggia è il trespolo per un gabbiano. Adesso sai dove andiamo, Giorgio? Dove, Tidio? Dimmi. Sono qua, andiamo guarda. proprio sotto il forte di San Felice. Sotto il forte di San Felice? Certo. Bene.
Andiamo sotto il Forte San Felice, visto che con la canoa riusciamo ad andare un po' dappertutto, no? Ok. Così lo costeggiamo e ti faccio vedere da sotto le mura l'effetto che fa. Vedi il Bragosso? Speriamo venga messo a posto prima possibile. Qua c'è un Bragozzo, una di quelle imbarcazioni che sono da rivivere, da far rivivere. Stanno sistemando qua allo Sguero, imbarcazioni davvero storiche, belle da far rinascere, belle da vedere dal mare. Le vecchie signore. È arrivato il momento di riprendere tutte queste antiche imbarcazioni e farle rivivere. Ecco i cormorani che si lanciano. I cormorani qui si trovano in pace, stanno qui tranquilli tranquilli e si prendono il loro sole. Aspettano che passi il pesce. Speriamo non ci scambino per pesce. Il tè, sì, infatti. Dai, tu fatti cormorano, Ecco i bravo! cormorani che si lanciano. E qua guardate una bella famiglia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cormorani che si tuffano, belli. Non volevamo disturbarvi ragazzi, eh. Ehi ragazzo, ciao bello. Che bello. No, lo sappiamo che è a casa vostra, eh. Ma loro sai che fanno lo spettacolo, sono abituati. Potevate restare. Anche perché non ci tengo all'espletazione, come si dice. Non ci tengo all'espletazione del cormorano. È abbastanza... Dai, una bella esplicazione in testa, Giorgio. Siamo in mezzo alla laguna, ragazzi. Verso il forte. Un bel po' di sole oggi ne abbiamo preso. Hai capito perché ti dicevo relax, Giorgio? Un po' di relax. Andiamo verso il forte, forza! E via, avanti tutta. È una bella marina. È un bel posto. Davvero un bel posto. Il video adesso è molto lontano. L'avevo vista fino adesso solo dalla mia barca, da Paloma, e arrivarci qua proprio a baciarla ha un altro effetto. Adesso stanno ristrutturando quella villa lì che vedi, cioè la casa storica, e qui siamo sotto le mura praticamente del forte. Dentro, dietro queste mura, poi qui attorno ci sono tutte le piante di lucamara. Sai cos'è la lucamara? La lucamara è la radice di Gorizia. La radice è di Forsythia. Di Gorizia. Ah, quella buona, quella da mangiare. Esattamente. Prendiamocene un pezzo allora. Ma adesso bisogna trovare, è dentro. Bisogna... Sotto il forte di San Felice. Che fascino. Io consiglio a chi è appassionato di piccoli nattanti o di canoe di fare questo giro, perché appunto con la canoa si può arrivare in punti dove con la barca non si arriva. Vedi quanto è secca qui? Eh sì. Siamo dentro i pali. Ora posteggiamo, andiamo su una piccola baia che c'è qui. E ci fermiamo a bivaccare? Adesso vediamo un attimino, perché mi sa che dobbiamo bivaccare appena inizia la riva è meglio, dai. Ciao Cormorano, Fisolin. Guardate che bello. Senti il classico odore, attento agli scogli. Caspita ragazzi, dove siamo?
Il bello del kayak, arrivare dove con la barca non arrivi. C'è un'acqua che è Spettacolare. favolosa. Si vede il fondale oggi, che è una cosa incredibile. Si vede il fondale. Ecco Giorgio la baglietta che ti dicevo. Ah, che scena. Che ne dici Giorgio? Vogliamo passare in mezzo a tutte queste barcavela? Sì, Vediamo se si sbuca fuori di là. che scena. E all'improvviso tutto rallenta, tutto va più piano. Ma quindi è di questo che abbiamo veramente bisogno, rallentare. Non ho fatto altro nella vita che accelerare, non ho fatto altro nella vita che cercare di creare, di costruire, di realizzare. E qualcosa di buono mi è anche venuta, mi è anche riuscita. Così adesso ammetti a te stesso che c'è un tempo per correre e uno per andare piano. Il tempo della contemplazione è arrivato, è giunto, o forse è sempre stato lì e adesso te ne sei semplicemente accorto, perché quando hai vissuto ogni istante della tua vita appieno e con tutto te stesso, ti rendi conto che il tempo è solo un riflesso. Tu ne sai qualcosa di barche a vela, Giorgio? Ma qualcosina, sì. Dici? Vorrei saperne un po' di più, però soprattutto vorrei essere in navigazione oggi con la mia Samcat, che invece mi sta aspettando a Pegli, a Genova. Sì. Eh, Però Giorgio non vedo l'ora che porti la barca qua, eh? a ottobre la porto qua Sì. e devo ancora decidere se farlo in navigazione o a venire col camion. Io credo che forse ti converrà portarla col camion, Giorgio. Sì, il mio sogno era portarla in navigazione, ma Samcat Però capisci che diventa costoso e lungo. È una bella avventura, ma costa di più che portarla. ci conviene col camion. portarla col camion e ripartire le avventure nell'Adriatico, Sì. giusto? Anche se a Genova il porto dove sei adesso è un gran bel porto. Bene, sono abbastanza provato. Andiamo a ormeggiare perché dopo 5 ore siamo dall'altra parte della laguna. C'è un approdo? E ora nelle mie braccia non c'è davvero più benzina e il mio fisico non è più quello di un tempo. Così, dopo aver bagaiato per 5 ore e mezza, è ora di un facile approdo. Io sono Giorgio e il mare, o almeno così mi chiamano. Se volete iscrivervi a questo canale, è giusto che sappiate, anche se probabilmente ve ne siete già accorti, che sono un inguaribile romantico, che guardo il mondo e la vita con gli occhi del bambino che non ho mai voluto lasciare dietro di me. Fare questo mi dà un grande equilibrio, mi completa.
E se questo mio creare contenuti può far bene a qualcuno di voi, allora mi rendete davvero orgoglioso e felice. Se adesso non avete abbastanza tempo, bagaglierò io al vostro posto. Se adesso non siete ancora pronti, solcherò io i mari con la mia barca. Ma tutto questo perché un giorno siate pronti anche voi, perché possa trovarvi in mare, perché possa sentire ancora quel ciao Giorgio il mare, che ogni volta è un vero salto al cuore.